Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega preferita. Buon pomeriggio, sono Angela e siamo felicissimi di vedervi qui oggi. Ogni giorno arrivano nuovi ascoltatori da tutto il mondo ed è una cosa che ci rende davvero orgogliosi. Grazie a tutti voi per essere qui con noi. Oggi parliamo di qualcosa che tutti gli studenti di italiano conoscono benissimo. È una cosa che succede ogni giorno, in ogni conversazione. Succede quando parli con un madrelingua italiano, succede quando guardi un film italiano, succede anche quando provi a leggere un testo ad alta voce. Già, e sai qual è la cosa strana? Non succede solo ai principianti, succede anche a chi studia l'italiano da anni. È un fenomeno molto comune e oggi vogliamo parlarne in modo aperto e onesto. Di cosa stiamo parlando esattamente? Stiamo parlando delle pause, quelle pause lunghe, imbarazzanti, silenziose, che arrivano nel mezzo di una frase italiana. Ti fermi, non sai cosa dire. La bocca è aperta, ma le parole non vengono. Ah sì, le pause. Quante volte ci siamo trovati in quella situazione? Stai parlando con qualcuno, tutto va bene. E poi silenzio totale. La mente si svuota completamente. È un'esperienza che molti studenti descrivono come molto frustrante. Esatto, e oggi vogliamo esplorare questo argomento insieme. Perché succede? Cosa sta succedendo nella mente in quel momento? E soprattutto cosa si può fare per ridurre quelle pause e parlare in modo più fluido. Prima di tutto, voglio dire una cosa importante. Se fai molte pause quando parli italiano, non è perché sei stupido, non è perché l'italiano è impossibile e non è perché non studi abbastanza. Le pause fanno parte del processo naturale di apprendimento di qualsiasi lingua. Assolutamente, e voglio aggiungere qualcosa. Anche i madrelingua italiani fanno pause quando parlano. Anche gli italiani a volte cercano le parole giuste, si fermano un attimo, ripensano a quello che vogliono dire. Le pause sono parte del linguaggio umano. Però è vero che gli studenti di italiano fanno pause molto più lunghe e molto più frequenti rispetto ai madrelingua. E questo ha delle ragioni specifiche, ragioni che possiamo capire, analizzare e affrontare. Allora iniziamo dall'inizio. La prima ragione per cui gli studenti di italiano fanno tante pause è questa. La mente deve fare troppe cose contemporaneamente. Sì, questa è forse la ragione più importante. Quando sei madrelingua italiano, parli in modo automatico. Non pensi alle parole mentre le dici. Non pensi alla grammatica. Non pensi all'ordine delle parole nella frase. Tutto succede in modo naturale e immediato. Ma quando sei uno studente, ogni singola parola richiede un piccolo sforzo mentale, stai cercando il vocabolo giusto, stai controllando se il verbo è coniugato correttamente, stai verificando se il genere del sostantivo è maschile o femminile e stai cercando di capire se la frase suona bene. E tutto questo richiede tempo. La mente ha bisogno di qualche secondo per fare tutte queste operazioni e durante quei secondi la bocca si ferma. Ecco la pausa. È come guidare una macchina. Quando sei un esperto, guidi in modo automatico. Non pensi a premere la frizione, a girare il volante, a controllare gli specchietti. Fai tutto in modo naturale, ma quando sei principiante devi pensare a ogni singola azione. Che paragone perfetto! E quando devi pensare a tutto, sei anche più lento. Fai più errori, ti fermi spesso. È normale. È il processo di apprendimento. La seconda ragione è la traduzione mentale. Molti studenti, quando vogliono dire qualcosa in italiano, prima pensano la frase nella loro lingua madre, poi cercano di tradurla parola per parola in italiano. E questo processo di traduzione è lento, difficile e spesso produce frasi che non suonano naturali. E durante tutto il processo di traduzione, la conversazione si ferma. La pausa diventa molto lunga. E spesso, dopo tutta quella fatica,
la frase che viene fuori è comunque un po' strana, perché le lingue non si traducono parola per parola. Esattamente, le strutture grammaticali sono diverse, le espressioni idiomatiche sono diverse, il modo di costruire le frasi è diverso e questo è uno dei motivi per cui l'italiano ti sorprende continuamente. La terza ragione è la paura di sbagliare. Questa è una ragione molto psicologica, molto emotiva. Non ha niente a che fare con la grammatica o il vocabolario. Ha tutto a che fare con come ti senti. Ti sei mai trovato in questa situazione? Stai in mezzo a un gruppo di italiani, capisci quasi tutto quello che dicono, vorresti partecipare alla conversazione, ma poi ti blocchi. Hai paura di pronunciare male le parole, hai paura di usare il congiuntivo sbagliato, hai paura che le persone ridano di te. E il risultato è il silenzio o le pause lunghissime, perché la mente sta lottando tra il desiderio di parlare e la paura di sbagliare. E questa lotta interna richiede tempo durante il quale tu sei in silenzio. Cari ascoltatori, voglio farvi una domanda. Voi vi riconoscete in questa situazione? Avete mai avuto paura di parlare italiano perché temevate di fare errori? Scrivetecelo nei commenti. Vogliamo sapere la vostra esperienza? Sì, raccontateci. Ogni esperienza è diversa e leggere i vostri commenti ci aiuta anche a capire meglio come possiamo esservi utili qui su Bravocast Italiano. La quarta ragione è il vocabolario limitato. Quando non conosci abbastanza parole italiane, ogni frase diventa un ostacolo. Immagina di voler spiegare che ieri hai avuto una giornata molto stressante al lavoro. In italiano hai bisogno di sapere come si dice ogni singola parola di quella frase. E se non conosci una di quelle parole, la frase si blocca. Ti fermi, fai una pausa, cerchi il vocabolo nella memoria e se non lo trovi, devi trovare un modo alternativo per esprimere quello che vuoi dire. Oppure ti fermi completamente e non dici niente. La quinta ragione è la pronuncia. L'italiano ha suoni che non esistono in molte altre lingue. Le doppie consonanti, per esempio. Palla e vampalà sono parole completamente diverse. Anno e ano sono parole completamente diverse e molti studenti si fermano prima di pronunciarle perché stanno cercando di costruire mentalmente il suono corretto. Allora abbiamo identificato 5 ragioni principali per le pause. La mente che deve fare troppe cose contemporaneamente, la traduzione mentale, la paura di sbagliare, il vocabolario limitato e i problemi di pronuncia. 5 ragioni molto diverse tra loro. Alcune sono cognitive, alcune sono emotive, alcune sono pratiche e ognuna richiede una soluzione diversa. Ora parliamo di quello che puoi fare concretamente per ridurre le pause. Prima soluzione. Pratica orale quotidiana. Questa è la soluzione più importante. L'italiano si impara parlando. Ogni giorno, per almeno 20 o 30 minuti, devi aprire la bocca e fare uscire le parole italiane. E non devi aspettare di avere qualcuno con cui parlare. Puoi parlare da solo, puoi parlare con te stesso mentre fai colazione, puoi descrivere ad alta voce quello che stai facendo mentre cucini. Puoi raccontare la tua giornata a voce alta prima di dormire. Queste pratiche solitarie sono fantastiche perché non c'è nessuna pressione. Non hai paura di sbagliare davanti a qualcuno. Puoi fermarti, sbagliare, ricominciare, senza nessuna conseguenza. E col tempo le frasi iniziano a uscire più naturalmente. Seconda soluzione, smetti di tradurre. Invece di pensare in italiano come la traduzione della tua lingua madre, inizia a pensare all'italiano come una realtà separata. Quando vedi una mela, non pensare prima alla parola nella tua lingua e poi a mela, pensa direttamente mela. Questo si chiama pensiero diretto nella lingua target e è uno degli strumenti più potenti per eliminare le pause. Quando non devi più fare il giro dalla tua lingua madre, arrivi alle parole italiane molto più in fretta. All'inizio sembra impossibile, ma con la pratica quotidiana inizia a diventare naturale, il cervello si adatta, si abitua a operare direttamente in italiano. Terza soluzione.
impara le frasi fatte. In italiano ci sono tantissime espressioni fisse, frasi che si usano spesso e che non cambiano quasi mai. Per esempio, come stai? Sto bene, grazie. E tu? Molto piacere. Mi dispiace. Queste frasi, se le impari bene, escono automaticamente senza nessuna pausa. Quarta soluzione, usa i riempitivi. In italiano ci sono tante piccole parole che i madrelingua usano per guadagnare tempo mentre pensano. Per esempio, allora. Dunque, cioè, sai com'è? Come dire? Nel senso, queste espressioni ti danno qualche secondo extra per pensare. E la cosa bella è che i madrelingua italiani le usano continuamente. Non sembrano strane, non sembrano errori, fanno parte del parlato naturale. Quindi, se le usi tu, sembri molto più naturale. Cari ascoltatori, conoscete già qualche riempitivo italiano? Scrivetecelo nei commenti. Magari qualcuno di voi ne conosce di molto interessanti o divertenti. Quinta soluzione. Accetta gli errori come parte del processo. Molti studenti pensano che fare errori sia una cosa negativa, una cosa da evitare. Ma in realtà gli errori sono la prova che stai parlando. E parlare, anche in modo imperfetto, è molto meglio che stare in silenzio. Gli italiani che incontrerai nella vita reale non giudicheranno il tuo italiano. La maggior parte delle persone apprezza moltissimo il fatto che stai cercando di parlare la loro lingua. E anche se fai un errore grammaticale, la comunicazione continua. Quando smetti di avere paura degli errori, le pause si accorciano automaticamente, perché non stai più perdendo tempo a controllare se ogni parola è perfetta. Stai semplicemente parlando. Sesta soluzione, ascoltare tanto italiano parlato. Podcast come il nostro, film, serie televisive, interviste. Più ascolti, più il ritmo naturale della lingua italiana entra nella tua testa. E quando il ritmo è nella tua testa, iniziamo a uscire anche dalla tua bocca. Adesso voglio fare un piccolo esperimento mentale. Immaginate questa situazione. Siete in un bar a Roma. Il barista vi chiede cosa volete. Volete un caffè? Molto semplice. Ma anche in una situazione così semplice, molti studenti si bloccano, perché la mente inizia a pensare come si chiede un caffè correttamente. Si dice voglio un caffè, o si dice vorrei un caffè, o si dice semplicemente un caffè per favore. E mentre la mente sta facendo tutte queste domande, il barista ti sta guardando. Il silenzio diventa imbarazzante. Hai tutto il tempo per ordinare un caffè, ma le parole non vengono perché stai cercando di essere perfetto. La soluzione? Un caffè per favore. Fine. Non serve altro. La semplicità non è un segno di ignoranza, è un segno di intelligenza comunicativa. E questo principio si applica a tutte le situazioni della vita quotidiana. Spesso la versione più semplice di quello che vuoi dire è più che sufficiente. Voglio parlarvi di qualcosa che molti studenti non considerano, l'effetto della stanchezza sulle pause. Quando sei riposato, fresco, energico, il tuo italiano è molto migliore. Le parole arrivano più in fretta, le frasi escono più fluide. Quando sei stanco, stressato o non hai dormito bene, il tuo italiano crolla. Le parole si nascondono, le frasi si bloccano. Le pause diventano enormi. Questo non ha niente a che fare con quanto bene conosci l'italiano. Ha tutto a che fare con le risorse cognitive disponibili. Quindi non giudicarti duramente nelle giornate difficili. Se un giorno parli peggio del solito, forse è semplicemente perché sei stanco, non significa che stai regredendo. Cari ascoltatori, notate differenze nel vostro italiano in base al momento della giornata o al livello di stanchezza? Condividete le vostre osservazioni nei commenti. Parliamo adesso delle strategie di recupero. Cosa fai quando stai parlando e improvvisamente non trovi la parola che cerchi? Prima strategia, usa una parola più semplice. Se non conosci la parola esatta, usa una parola più generica o descrivi la cosa.
Per esempio, se non ricordi come si dice avocado in italiano, puoi dire quel frutto verde che si usa per fare la salsa messicana. Forse non è la parola esatta, ma la comunicazione continua. Seconda strategia. Chiedi aiuto. In italiano si può dire come si dice o non ricordo come si dice. Puoi aiutarmi, non è una sconfitta. È una strategia comunicativa intelligente. Terza strategia. Usa i filler italiani. In italiano è normalissimo dire aspetta un momento, o fammi pensare, o come si dice. Queste frasi comunicano che stai pensando, non che sei bloccato. Questi strumenti di recupero sono essenziali perché mantengono la conversazione in movimento e sapere che li hai a disposizione riduce anche l'ansia, non hai più paura di rimanere bloccato senza uscita. Voglio condividere qualcosa di molto personale. Quando studiavo le lingue straniere, anch'io avevo questo problema delle pause. Ho trovato qualcosa che mi ha aiutato moltissimo: tenere un diario parlato. Raccontaci, come funziona? Ogni sera, prima di dormire, registravo me stessa mentre parlavo in italiano di qualcosa che avevo fatto durante la giornata. Poi ascoltavo la registrazione e notavo dove mi fermavo, dove facevo le pause più lunghe. Che idea brillante! Sentire le proprie pause dall'esterno è molto diverso che sentirle dall'interno mentre parli. Dall'interno le pause sembrano enormi, imbarazzanti. Dall'esterno spesso ti rendi conto che sono molto più brevi di quanto pensavi. Esattamente. E poi puoi lavorare specificamente sui punti dove ti fermi di più. È un feedback molto preciso e molto personale. Vi incoraggiamo tutti a provare questa tecnica. È gratuita, richiede solo un telefono con registratore. Adesso voglio affrontare un mito molto comune. Alcune persone hanno un talento naturale per le lingue e quindi non fanno pause. Questo mito è molto diffuso tra gli studenti. La realtà è molto diversa. Certamente esistono differenze individuali nell'apprendimento delle lingue, ma il fattore principale non è il talento innato, è la quantità e la qualità della pratica. Le persone che parlano una seconda lingua con scioltezza sono quelle che hanno semplicemente parlato di più, hanno accettato l'imbarazzo delle prime conversazioni difficili, hanno persistito anche quando era frustrante. Quindi, se fate molte pause quando parlate italiano, non è perché mancate di talento, è perché non avete ancora accumulato abbastanza ore di pratica orale, e questo è qualcosa che potete cambiare. È una distinzione molto importante, perché se pensi che le pause dipendono dal tuo talento, ti senti impotente, ma se sai che dipendono dalla pratica, hai il controllo. Puoi cambiare la situazione. Cari ascoltatori, da quale paese venite? Quali sono le differenze più grandi che avete notato tra la vostra lingua madre e l'italiano? Scrivetecelo nei commenti, siamo molto curiosi. Ogni lingua porta sfide diverse quando si impara l'italiano. Prima di arrivare al finale, voglio raccontarvi una piccola storia. Una storia immaginaria, ma che potrebbe essere la storia di molti di voi. Mi piacciono le storie. Raccontaci, Stefano. Immagina un ragazzo che si chiama Marco. Marco viene da Londra, ha sempre sognato di vivere a Roma, di parlare italiano come un madrelingua. Studia molto, compra libri, fa corsi online, guarda video su YouTube. Il suo italiano scritto è molto buono, ma quando prova a parlare si blocca completamente. E probabilmente questo lo scoraggia moltissimo. Moltissimo. Marco inizia a pensare di non avere il talento per parlare le lingue. Considera di abbandonare il sogno di vivere a Roma. Ma poi un giorno incontra online un gruppo di studenti di italiano dove tutti parlano italiano, anche in modo imperfetto, e nessuno giudica nessuno. Che bella atmosfera deve essere. Marco inizia a partecipare. All'inizio fa pause enormi, sbaglia moltissimo, si sente imbarazzato, ma continua. Ogni settimana si migliora un po'. Dopo 6 mesi può sostenere una conversazione su argomenti semplici. Dopo un anno va a Roma. E a Roma parla italiano? Parla italiano. Fa ancora pause, certo. Fa ancora errori, ma comunica. Ordina da mangiare al ristorante. Chiede indicazioni per strada. Fa conversazione con la gente.
La storia di Marco ci ricorda che le pause non ti fermano se continui a parlare, nonostante le pause. Questa storia è molto emozionante e molto realistica. La morale non è che impari l'italiano e i tuoi sogni si avverano automaticamente. La morale è che continuare nonostante le pause è quello che fa la differenza. Cari ascoltatori, qual è la situazione in cui fate più pause quando parlate italiano? Al bar, con amici italiani, al lavoro? Scrivetecelo nei commenti. Le vostre risposte potrebbero aiutare anche altri studenti. Sì, è una domanda molto interessante perché la situazione influenza enormemente le pause. Molti studenti parlano molto meglio in situazioni rilassate e fanno molte più pause in situazioni formali o sotto pressione. Questo si chiama ansia da performance. Come si affronta esponendosi gradualmente alle situazioni difficili e ricordando sempre che l'obiettivo è comunicare, non essere perfetto? Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Facciamo un riassunto di tutto quello che abbiamo detto oggi. Abbiamo parlato di 5 ragioni principali per le pause: la mente che deve fare troppe cose, la traduzione mentale, la paura di sbagliare, il vocabolario limitato e i problemi di pronuncia. Abbiamo parlato di 6 soluzioni pratiche. Pratica orale quotidiana, smettere di tradurre, imparare frasi fatte, usare riempitivi, accettare gli errori e ascoltare tanto italiano. Abbiamo parlato del diario parlato, del mito del talento e delle strategie di recupero. E abbiamo sentito la storia di Marco, che ci ricorda che continuare, nonostante le pause, è la chiave del progresso. Se state ascoltando questo episodio e state pensando che siete troppo bloccati per migliorare, voglio dirvi che non è vero. Non esiste uno studente troppo bloccato per migliorare. Con la pratica giusta e la perseveranza, il miglioramento arriva sempre. Prima di salutarci, vogliamo farvi una domanda finale. Dopo aver ascoltato questo episodio, qual è la prima cosa che volete provare? Iniziare un diario parlato, usare più riempitivi, smettere di tradurre nella testa? Sì? Scrivetecelo nei commenti. I commenti sono il nostro modo di rimanere in contatto con voi. Non siate timidi. Scrivete in italiano, anche in modo imperfetto. Nessuno vi giudicherà. Anzi, ci rende felici vedere che mettete in pratica quello che avete imparato. Un saluto speciale a tutti quei nuovi ascoltatori che si sono uniti a noi di recente. Benvenuti nella famiglia di Bravocast Italiano. Qui troverete conversazioni autentiche, argomenti interessanti e tanto incoraggiamento per il vostro percorso con la lingua italiana. E un saluto affettuoso agli ascoltatori fedeli che ci seguono da tanto tempo. Voi siete il cuore di questo canale. La vostra fedeltà ci dà la motivazione di continuare a creare contenuti di qualità. Mettete like a questo episodio se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete con altri studenti di italiano che conoscete. Buon pomeriggio a tutti! Continuate a praticare, continuate a parlare, continuate a non avere paura delle pause. Siete sulla strada giusta. Buon pomeriggio, a presto su Bravocast Italiano.